Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come va? Come state? Buon anno nuovo! Questo è il primo video di quest'anno e quindi sono ancora in tempo per augurarvi un felice anno nuovo. Prima di iniziare, mi raccomando, attivate i sottotitoli se ne avete bisogno. Oggi vorrei parlare un po' con voi di come fare dei veri progressi in italiano quest'anno. Siamo ancora all'inizio dell'anno e c'è ancora nell'aria quella sensazione di possibilità, di nuovi inizi e quindi dobbiamo sfruttarla a nostro vantaggio. Nella prima parte di questo video parliamo proprio di questo, mentre nella seconda parte vorrei dirvi che cosa vorrei fare quest'anno sul canale. Iniziamo però dal punto numero 1. Imparare una lingua è difficile, richiede tempo e impegno. Per alcuni è più facile che per altri, ma questo lo sappiamo già. Ma c'è una cosa dell'apprendimento linguistico che secondo me dobbiamo visualizzare tutti insieme, non importa a quale livello voi siate. Questa è una cosa che serve a tutti quanti. Fatemi prendere il mio quaderno perché devo disegnare. Quando si pensa all'apprendimento di una lingua, spesso si visualizza il percorso come una lunga linea retta, infinita, in cui l'unica possibilità sembra quella di andare avanti. Quindi abbiamo davanti a noi una sequenza infinita di argomenti e di cose da studiare, da imparare e quindi una volta studiato un argomento, ma non necessariamente imparato, si pensa subito ad andare a quello successivo e così via. C'è un po' questa foga di andare avanti, di dover andare avanti anche abbastanza velocemente. Ho fatto negli anni lezioni con studenti di tutti i livelli, però una cosa che ho notato spesso, soprattutto negli studenti di livello più avanzato, quindi dall'intermedio in su, è che c'è un po' di reticenza a pensare di tornare indietro a ripassare degli argomenti. Mi è capitato di parlare con studenti di livello intermedio avanzato, mentre gli studenti parlano, io di solito prendo appunti, mi segno delle cose, dei commenti da fare. Sono sempre commenti costruttivi, perché se stiamo facendo lezioni insieme devo dare un mio giudizio su quello che stiamo facendo, se la frase è corretta oppure no, altrimenti secondo me non ha molto senso. E quindi mi è capitato spesso di consigliare anche a studenti intermedio avanzati di ripassare degli argomenti considerati tra virgolette facili, come gli articoli, il plurale di alcuni aggettivi, l'accordo nome-aggettivo, eccetera, eccetera. E c'era sempre reticenza perché proprio vedevo sulla faccia di questi studenti un'espressione di sorpresa perché non pensavano di dover tornare indietro a ripassare o ristudiare determinate cose. Quindi l'approccio di quest'anno, sia mio che vostro, sarà un approccio a spirale, che quindi ci permette di fare progressi perché andiamo avanti e qui la spirale continua poi e allo stesso tempo ci permette di ritornare su alcuni punti, no? Vedete, la spirale ritorna sullo stesso punto, quindi progredisce ma ripassa in qualche modo ed è quello che dobbiamo fare noi. Per avere una competenza linguistica buona, solida, forte, dobbiamo andare avanti e ripassare e consolidare. Quindi dobbiamo pensare al nostro percorso di studio come ad una spirale. E questa non me la sono inventata io. La spirale didattica è un concetto abbastanza diffuso nella didattica delle lingue e ha molto senso, secondo me.
Quindi se noi procediamo seguendo una spirale, progrediamo e allo stesso tempo consolidiamo quello che già sappiamo. Oppure rafforziamo le nostre conoscenze perché magari ci manca qualche elemento e quindi possiamo recuperare e completare la nostra conoscenza di un argomento. Non c'è assolutamente niente di male a tornare indietro e ripassare, ristudiare. Per esempio, il connettivo perché. Perché è un connettivo di base, è un connettivo causale che introduce una causa, ma questa non è la sua unica funzione. Si scopre una seconda funzione di perché quando si studia il congiuntivo. Quando si inizia a studiare il congiuntivo si scopre che perché ha anche una funzione finale, quindi introduce il fine. In base al tempo verbale che segue, perché assume due significati diversi. Però questo non si può sapere se non si torna indietro a rivedere quali sono i connettivi di base e ad ampliare quello che noi sappiamo già. Quindi non si finisce mai, in realtà, di scoprire tutto ciò che riguarda un argomento. Ovviamente poi dipende tutto da voi, dipende dal motivo per cui imparate l'italiano e anche dagli obiettivi che voi volete raggiungere, no? Però un messaggio importante che vorrei trasmettervi in questo momento è che non esistono argomenti troppo facili o argomenti troppo difficili. Perché? Per quanto riguarda gli argomenti troppo difficili, sono semplicemente degli argomenti che magari in un dato momento non si possono affrontare perché non abbiamo ancora tutti gli strumenti per capire quella cosa. Invece, per quanto riguarda gli argomenti più facili o troppo facili, in realtà non sono troppo facili, ma semplicemente si studiano all'inizio. E attenzione a considerarli troppo facili, perché poi si rischia di prenderli sotto gamba e quindi studiarli in modo superficiale. Apro una parentesi. Abbiamo parlato spesso di che cosa fare quando ci si sente stanchi o demotivati e vi ho spesso consigliato di prendervi una pausa, di fermarvi. Non c'è niente di male nel prendersi una pausa. Però un altro approccio potrebbe proprio essere quello di ripassare. Invece di fermarsi, che poi potrebbe essere difficile ricominciare, si può scegliere di ripassare degli argomenti per andarli a consolidare e questo secondo me può dare molta sicurezza perché si lavora su delle basi già conosciute, su delle informazioni già conosciute e quindi questo rafforza e consolida quello che sappiamo. Bene, quindi veniamo al secondo punto di questo video. Quest'anno vorrei fare le cose un po' diversamente sul mio canale. Vorrei organizzare i video, i contenuti, in due filoni principali. Un filone di approfondimento linguistico, culturale, storico, in cui includo anche i vlog. L'altro filone potrebbe essere un gruppo di studio. Mi spiego meglio. Mi piacerebbe trovare un giorno della settimana in cui ci riuniamo tutti qui sul canale per rivedere da zero tutti gli argomenti di grammatica. Il giorno a cui ho pensato potrebbe essere il sabato, perché siccome vorrei fare questi incontri in diretta su YouTube, dalle prove che ho fatto a novembre ho visto che la diretta che ho fatto di sabato è stata quella più seguita. Quindi per questo motivo adesso dico sabato, ma potrebbe anche essere il venerdì. Quindi l'idea è quella di incontrarci una volta a settimana
di venerdì o di sabato, intorno alle 5 del pomeriggio o alle 6 del pomeriggio, vediamo, questo ancora è da decidere, per fare il punto su un argomento grammaticale che voi avete studiato o ripassato durante la settimana. È da un po' che volevo fare questa cosa, ma il problema è che non avevo mai avuto una visione d'insieme, soprattutto per quanto riguarda i materiali da usare, perché ovviamente voi potete usare i materiali che volete per studiare, però sarebbe carino avere un punto in comune tutti quanti. E all'improvviso mi sono resa conto che ho scritto un libro di grammatica. Me ne dimentico spesso e quindi come punto di riferimento per questo gruppo di studio vorrei usare la videogrammatica. A questo punto dovrei dire che questa è autopromozione perché questo è il mio libro, quindi autopromozione. E questa è una risorsa secondo me molto utile per il vostro studio da soli in autonomia perché ci sono gli esercizi e poi alla fine le soluzioni. Quindi potete studiare, fare l'esercizio e controllare le soluzioni in autonomia. Quindi poi quando noi ci incontriamo in diretta potremmo fare il punto della situazione, potremmo vedere le domande, i dubbi su quell'argomento. E nell'ultimo anno e mezzo da quando è uscito questo libro io l'ho sempre allontanato, mi sono sempre sentita trattenuta nei confronti del mio lavoro per vari motivi che non sto qui a dirvi perché non voglio annoiarvi. Però quest'anno voglio prendere questa mia sensazione in contropiede e quindi per questo motivo voglio fare questo gruppo di studio sul mio canale usando usando la mia videogrammatica. Va bene? Perché solo adesso mi sto rendendo conto che forse tutto sommato ho fatto un bel lavoro. Detto ciò, vi faccio vedere il calendario di pubblicazione che ho in mente per il mese di gennaio. Allora, il video che state guardando adesso è questo qui, del 7 gennaio. Sabato facciamo una diretta, anche se non iniziamo subito con il gruppo di studio, perché vorrei darvi almeno una settimana, se vi va, per ripassare, rivedere, studiare il capitolo 1 della videogrammatica, che quindi poi vedremo insieme sabato 17. Quindi sabato 10 ci sarà o un vlog, vediamo se riesco a finirlo questa settimana, oppure una diretta di chiacchiere. Poi lunedì 12 ci sarà il video per gli abbonati e sarà l'analisi della canzone Esibizionista di Annalisa. Ho ascoltato le vostre richieste, quindi lunedì analizziamo quella canzone. E poi il lunedì lo vorrei dedicare in generale ai video per gli abbonati. Poi mercoledì prossimo ci sarà il primo episodio di una serie che sto preparando sulle origini dell'italiano. Come nasce l'italiano che parliamo oggi? Quindi mercoledì prossimo ci sarà l'episodio 1. I mercoledì successivi, appunto, ho appuntato queste lezioni qui. Potremo parlare della dislocazione a sinistra perché sarà un argomento che uscirà fuori da un testo che vedremo insieme. Poi ci sarà l'episodio 2. Poi potremo parlare della parola nipote, che è molto interessante in italiano, e anche del concetto di campanilismo, perché ovviamente nel nostro percorso, nella storia dell'italiano, parleremo anche del Medioevo e nel Medioevo
durante il Medioevo succedono tante cose, linguisticamente parlando, soprattutto nell'Alto Medioevo. E quindi campanilismo e nipote sono due cose che usciranno fuori man mano noi proseguiremo nella storia della lingua italiana e poi così via. Quindi il mercoledì approfondimento, il sabato dirette per studiare o ripassare insieme. Quindi sabato 17 gennaio vediamo il capitolo 1, il nome, poi il 24 gennaio vediamo il capitolo 2, l'articolo e infine il 31 gennaio vediamo il capitolo 3, l'aggettivo e così via. Quindi ci sono 40 capitoli qui, perciò 40 settimane in teoria, anche se alcuni argomenti potrebbero essere spalmati su 2 settimane, però questo lo vedremo man mano, strada facendo. Sono molto emozionata per l'inizio della serie su come nasce l'italiano. Spero lo siate anche voi, spero vi possa interessare. E niente, questo è quanto. Grazie mille per aver guardato questo video e io vi do quindi appuntamento a sabato. Va bene? Grazie ancora, buon proseguimento e a presto. Ciao! Fantastico perché faceva